una botta sotto al culo. E questa è la mia tartare di bisonte con crema di topinambur e croccante di prezzemolo e alici. La fa una bella tartare gustosa, semplice e veloce. 4 e 48 famo tutto. Iniziamo subito dagli ingredienti. Il topinambur, lui, non troppo conosciuto, poi la patata conoscete, poi il prezzemolo, i bibanesi oppure i grissini, quello che avete a casa, un po' di ricette di quelle buone sott'olio, poi la carne di bisonte, un bel pezzo magro, dello scamone bello senza nessuna fibra e poi l'olio d'Agostino Sommariva. Tutte quante taggiasche qua ci abbiamo. Iniziamo subito veloce veloce veloce. Andiamo subito col topinamolo. Questa qua è la cosa più diciamo più lunga. Che fate? Lo pelate, lo conoscete, questo qua è un tubero. A me piace moltissimo perché mi ricorda vagamente il carciofo e pure il cardo. C'è presente quel gusto particolare, gustoso, che allo stesso tempo ti lascia la bocca bella pulita. Beh, io lo adoro. E l'ho conosciuto in Piemonte, dove fanno la bagna cauda, che utilizzano da intingere dentro la bagna cauda. Infatti proprio da questo è venuta un'idea carina. Anche la battuta di carne, diciamo, è una cosa tipica del Piemonte. La fanno con la razza piemontese, con questa famosa fassona. Quindi ho scelto il bisonte che ugualmente è povero di grasso, non è marezzato. Taglio pure un pezzetto di patata perché io voglio fare una crema col topinambur e la patata darà cremosità, non farà slegare la salsa di topinambur. Ma voi direte, ma che c'è in mente? Che vuoi fare? Ve lo dico io, ve lo spiego subito. Voglio fare una bella cremetta di topinambur sotto la base di sta tartare. Poi condire la tartare e soprattutto metterei questa granella di bibanesi o di grissini insaporiti con prezzemolo e alici. Vi piace l'idea? È buonissimo. È buonissimo, ragazzi. Qualcuno dirà, ma io il topinambur non lo uso, non l'ho mai usato in vita mia. Non ti preoccupare, sta calmo, tranquillo, sereno. Pensa, vuoi fare una fonduta di gorgonzola? Vuoi fare una crema di carciofi? Come la vedi la crema di carciofi? È la stessa cosa, buona lo stesso. Ci dobbiamo sbrigare a fare sta ricetta perché poi inizia l'acqua, eh? Vedete com'è? È una settimana che piove pure a Roma, è una settimana intera, eh? Non so da voi, ma qua pure una settimana, mi è venuta una tristezza addosso tra sta a casa e piove pure alla fine proprio. Allora, tagliato sottile sottile, sia patate che topinambur, le scottiamo, acqua salata in piena ebollizione. Nel frattempo sfogliamo il prezzemolo perché mi serve da aromatizzare questo croccante del pane, no? Allora, io non cominciate a fare i fissati, se non c'avete i bibanesi, se non c'avete i grissini, se non c'avete i taralli, se non c'è... guarda tutte quante le cose. Pane tostato, buono, buono, così non buttate niente, usate pure quello là che va avanza, che non mangiate più perché non è più fresco, e ve lo tostate. Per questa ricetta vi servono soltanto le fogliette, ma non buttate i gambetti. I gambetti lo sapete come li utilizziamo qua a casa Mariola, sempre per fare salsette, per fare i fondi delle paste, quindi non li buttate, congelateli. Quindi metto i libanesi qui, come abbiamo detto, o il pane, i grissini, quello che avete a casa, trito a coltello il prezzemolo. Perché? Perché se metto il prezzemolo così in foglie dentro con il pane e lo vado a tritare, mi rimane tutto grossolano, invece il prezzemolo deve essere bello sottile e il bibanese o il pane deve essere bello croccantoso, grosso, che lo senti sotto i denti, o di ciancicare un pochetto, vedo. Sapete il verbo ciancicare? Mo lo siete imparato, masticare. Raga, lo scrocchiarello è fantastico perché vi dà un appetito che non finisce mai. Bello sottile sottile fatelo a coltello, eh? A Romè, oggi non ci sta niente per te, la ricetta devo mangiare, la ricetta sott'olio. Prezziamolo fatto, visto Roma, appena sentite il pescetta, la carne, tutto il tempo si affacciate, come Mariuccio. Mariuccio sta a scuola, poverello. Allora, adesso, vediamo se sono cotte patate e topinambur. Un altro pochetto, la patata cruda non si può mangiare, ragazzi. Cotta deve essere, eh? Diamo una sgrossata ai bibanesi. Venite un po' a vedere camera. Pure i gabbiani non si stanno a affacciare. Così c'è la parte sottile e c'è la parte bella grossa che si sente sotto i denti. Sai questa come scrocchia? Così deve fare. Metto il pane qui dentro la bolla. Poi prezzemolo. Qua. Ho preso proprio il fondo del barattolo delle alici dove ci sta un po' di poltiglia, l'avete visto? Oppure se avete alicetti, filetti belli compatti, belli grossi, che fate? Li tritate a coltello, così.
vedete? L'ho reso proprio in crema, così. Metto qui dentro, sempre dentro la bowl. Poi, cucchiaio, vado a girare. Quindi capiterà il gusto della ricetta, il gusto del prezzemolo. Ma sapete che bontà che sarà? Ci mettiamo un goccetto d'olio di quello buono, poco poco poco, e poi mescolate, mescolate bene, così. Avete capito perché vi ho detto fate proprio una cremetta d'alici? Perché così si mescola meglio col pane. Se mettete l'alice a pezzetti diventa un casotto. Allora voi che fate? Casomai se non riuscite a farla proprio a cremetta, la disfate dentro una padellina antiaderente. Bello untarello deve essere, eh? Untarello ci sta tutto quanto. Assaggiamo? Mi lascio la bocca, lo bevo, che faccio? La biretta se famo oggi, eh? Così. Per essere... Oh, il cannone, ti sentite il cannone di mezzogiorno? Mo' vi è da ridere per dire sto nome. Smoked? Smoked, dico bene. Vabbè, è un po' affumicata, è tanto buona però. Birra Flè fa un sacco di belle birre, aiuto. Ecco qua. Il bicchiere sempre ghiacciatissimo, eh? A noi la schiuma ci piace tanto e come ha detto qualcuno, giustamente ha detto fai bene a versare la birra dentro il bicchiere perché così si ossigena e diventa anche più leggera. Avete capito? Facendolo così ho fatto una cosa fatta bene. Ragazzi, c'è questo sentore, sembra che ci hanno fatto un'infusione di coso, di pancetta affumicata dentro. Buonissimo. Grande Matteo, amico mio. Mazza è buona, 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 buona. Oh, ma come stiamo messi qua? Dai, mo sono cotti, dai, patate e topinambur, dai, così. Vai, facciamo una cosa molto leggera, eh? Non ci mettiamo a ripassare a farti i soffritti, a farti le cose, no, perché questo qua è un... La tartare, sembra assurdo, ma è uno dei piatti, quando lavoro in ristorante, che piacciono anche tanto alle donne. Quindi deve essere una cosa delicata, capito? Femmina, un po' femmina. Aggiungiamo un po' di sale, anche se l'acqua era salata. Pepe nero, macinato a mulinello, un po' d'olio, quello non manca mai. Ecco qua. E adesso andiamo a fumare. Devo fare una cremetta proprio, eh? Come la volete? Densa, bella, compatta o lenta? Dipende da voi. Io voglio una via di mezzo, né troppo densa né troppo lenta. Non mi va a brodaglia, non mi va al purè. Assaggiamo. A me piace tanto. Vedete com'è? La vedete? È una bella consistenza, né troppo liquida né troppo densa. Ma sta carne la volevo tagliare, con che la famo? Eccola qua. Questo è il bisonte, allevato in Italia. Questa qua è la seconda ricetta che faccio con il bisonte. La prima ho fatto una tagliata. Questa è una parte dello scamone, tenerissima. E faceva parte di un pacco che quel matto di Massiano Gatti mi mandò la tagliata, poi questo pezzo di magro e due hamburger. L'asciugate bene dal sangue che si forma nel sottovuoto. La tagliata, Massimiliano, era stratosferica. Ma adesso assaggiamola cruda sta carne. La taglio a listarelle, così. Allora, quando si fa tartare, bisogna decidere di che grandezza bisogna farla. Perché? Io non so né per la grandezza troppo grande, per lo spessore troppo grande e nemmeno per quello troppo piccolo che sembra già masticato da qualcun altro. Quindi fate un taglio che sia giusto per i vostri gusti. Io vi faccio vedere come la vorrei. Vedete questo qua, per esempio, è troppo grande, lo ritaglio così a metà, ci perdete un po' di tempo. Oltre il coltello che taglia benissimo, non potete capire la morbidezza di questa carne. Questa è una carne poverissima di grassi, ricchissima di proteine, è una carne squisita. Per chi non l'ha assaggiata ve lo consiglio, dovete provarla assolutamente. Come dico, una volta al mese voglio mangiare buona, basta con sta roba allevata, con questi animalucci tutti tristi, questi corrono, scorazzano, si divertono, zompiettano, anzi saltano 1,70 m, quindi hanno i recinti dei 2 metri, mi ha detto Massimiliano. Non so come fa stare appresso Massimiliano a sti bisonti, che poi sono pure belli grossi, una tonnellata pesano. L'acqua sta piove, sbrighiamoci. La sto facendo proprio sottile, 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 proprio di bastoncini sottili, sottili, così, così.
morbidissima, così è più facile. Nonostante che è magrissima, è molto morbida, ma anche perché questo ce lo insegnano i piemontesi. La razza anche piemontese non ha grasso. Sono tutti quanti animali poveri di grasso, quindi la tartare va fatta con carni non marezzate, ma carni privi di grasso. E la carne di bisonte è perfetta per fare una tartare. Guardate qua, non c'è una fibra di grasso, ragazzi, non c'è una fibra di grasso. Salsetta, qua, cremette dopo in hamburger e patata, così, come fanno quelli veri, una botta sotto al culo, ecco qua, così. Poi, coppa pasta, se la tiriamo oggi, qua, la ciccetta del bisonte, guardate qua, zac zac, schiacciate bene, così, perfetto, e poi un po' di briciolette di questo pane con prezzemolo e alici, un po' casca così, un goccetto d'olio, e questa è la mia tartare di bisonte con crema di topinambur e croccante di prezzemolo e alici. Vado, assaggiamo, uno, qua, un po' di salsetta, l'acqua stoppia tutta, l'acqua stoppia tutta, per possino. Vado, Allora, è da paura. Il topinambur gli dà una pulizia fantastica e te ne voglio dare iniziare. Sta carne che si sente questo gusto giusto, non è forte, non è aggressivo, è perfetta. Bravo Massimiliano Gatti. E poi sta birra, che vodka fa? Uno spettacolo. Provate questa carne di bisonte e viva i curiosi come noi che non smettono mai da curiosare, da trovare le cose strane e particolari. E noi ci divertiamo pure sotto la pioggia, vedete qua? Ah, chi se ne muove da qua? Sono una meraviglia. Vedi, la cucina non si rovina,